Signore, signori, suona la campanella perché è arrivata nei nostri studi niente po' di meno che la professoressa Danila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti. Vuol fare l'appello? L'appello mi sa che c'è Faccia qualcuno l'appello, che marca visita. faccia l'appello. Ferraris Assente, non lo vedo. assente. E poi vedo soltanto Galli. Presente. Come sempre del resto. Davvero. Dunque, prof, la vedo benissimo, mi fa molto piacere. So che però oggi ha deciso di mettere sul piatto qualcosa di irriverente. Sì, ecco, irriverente, perché in realtà irriverente non sono dal latino? non reverente. Va bene. Allora, non sono proprio parolacce, sono degli epiteti ingiuriosi. Mamma mia, epiteto ingiurioso è già abbastanza elevato per noi popolino, no? Ma adesso che andiamo sul concreto, secondo me è più sveleremo facile. Subito tutte le carte. Sì. Allora, ho pensato a quelle parole che si usano sempre meno, perché in realtà oggi anche negli insulti si è un po' limitati come vocabolario. Il lessico si sta perdendo. Noi ragazzi con la storia degli smartphone non riusciamo più a insultarci come una volta. Invece ci sono dei bei termini diversi. Alcuni d'epoca li vedremo in una prossima puntata. Questa volta ci fermiamo invece su quelli un pochino più banali. Per esempio, un paio di termini che derivano tutti e due dall'idea della mancanza, cioè sciocco e deficiente. Ecco. Allora. Partiamo bene. Lo so che sono un ragazzo padre, io mio figlio, deficiente lo uso ogni tanto. Ogni tanto ci Pare sta. Brutto? No, in realtà deficiente viene dal latino deficiens, che significa mancante. Sì. Ovviamente mancante di che cosa? Di un po' di sale in zucca, potremmo dirlo. Ma in generale delle basi. Così. Esatto, infatti l'enciclopedia Trecconi dice che si può dire anche a scuola deficiente in greco, significa insufficiente in greco. Vedi, Quindi soltanto che dirlo a scuola se un prof dice non è bello. No, non è carino. La stessa cosa un po' lo accomuna con il termine sciocco. Perché sciocco in latino viene da ex succus, cioè senza sugo, senza succo, quindi mancante di nuovo della sostanza. Si usa anche in cucina, Si usa anche in cucina perché c'è la forma dialettale toscana, sciocco significa sciapo, senza sale. Esatto. E tra l'altro l'ha usato Dante Alighieri nell'Inferno, l'ha usato Manzoni nei Promessi Sposi, quindi insomma sono termini che vengono utilizzati anche in letteratura. Così come sempre nei Promessi Sposi troviamo stupido. Ecco, stupido sempre dal latino, dal verbo stupere, cioè stupire. E questo quindi la persona strana. Stupida è una persona che si stupisce un po' troppo di tutto, cioè non ci arriva e quindi tutto gli sembra una grande meraviglia. Ma che bello, ha capito? Ma che è una cosa meravigliosa. E poi invece andiamo a un altro termine, imbecille. Allora, qui la parola è decisamente più più colorita. Io non mi ricordo, se non ricordo male, Aldo, Giovanni e Giacomo dicono imbecille, voce del verbo da imbelle. Ma è vero. Allora no, in realtà la radice vera è in bellum, cioè qualcuno che non è in grado di partecipare alla bellum, alla guerra. L'imbecille è una persona inadatta fisicamente o mentalmente, poi è passato a determinare l'inadeguatezza, diciamo così, mentale, però in realtà era semplicemente uno che non poteva andare in guerra. Esatto. Quindi non era poi così brutta dell'imbecille. In quella società il fatto che tu non fossi abile alla guerra voleva dire che valevi poco. E poi abbiamo invece finalmente un termine anche greco. Ci vuole un po' di greco ogni tanto, no? Idiota, ma che meraviglia. Ecco. Allora, idiota usato già in latino, è preso dal greco, viene da idiotes, che significa uomo privato. E in che senso uomo privato? Esatto, cosa c'entra? In opposizione all'uomo pubblico, cioè l'uomo che aveva una carica pubblica. In genere chi aveva una carica pubblica è perché aveva competenze, era intelligente, era capace di parlare e così via. La persona che invece era costretta a una vita da privato cittadino non era adatto, non era in grado e quindi valeva meno. Per cui idiota. Vabbè, aspetta un attimo, c'è ancora una. Cretino, certo. Cretino ci vuole. Signori, oggi abbiamo un menù di parolacce. Potete rispolverare col primo che vi capita, magari in ufficio. Guarda,
peraltro dal poi franco citato provenzale. Crétin? Crétin de Bah, Troyes, che Crétin, meraviglia. che significa cristiano. Sì, Il che significa, non è un insulto alla religione, ma è in un tempo in cui erano tutti cristiani, sì. qualificare una persona come cristiano era proprio come dire hai solo quello, cioè non c'è niente da... Giusto, proprio poverino, sì, poverino. sì. Volevo citare, so Mi che lo faccio io perché dalla voce di una prof non va bene, però citando il mamma mia buonanima Trapattoni, a un certo punto lui in una famosissima conferenza stampa se la prese con un suo giocatore del Bayern di Monaco, non insultandolo ma chiamarlo per come si chiamava, cioè Strunz. Si chiamava proprio così, esatto. poverino. Ora Strunz, perché Strunz qua, Strunz là è una parola che in italiano usiamo abbastanza di frequente. Ha anche lì un'origine particolare? Allora, proprio quella che lei ha detto che io non dirò mai, esatto. è la parola longobarda, Strunz, da cui deriva il nostro, che viene molto usato invece in italiano, e significa letteralmente sterco. Quindi alla fine povero ma che meraviglia, ma che meraviglia. No, solo la campanella, potevamo spenderci ancora un sacco. Vabbè, niente, la prossima volta. Prossima. Arrivederci, prof.